Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un ennesimo modello della Coldsteel, il Voyager L. Attenzione da non confonderlo con l'XL o l'XXL addirittura. Quindi diciamo che è il Voyager medio, perché c'è il Voyager piccolo, il Voyager L che è questo, e poi l'XL, e addirittura c'è stata fatta una versione XXL tempo fa. Non penso si trovi più neanche in commercio, e lo vediamo qua nella sua bellezza. Questa è la versione clip point, c'è la versione tanto e c'è adesso anche una versione spear point. Cosa le caratteristiche principali di questo coltello, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, poi lo vediamo in azione. Abbiamo una lama in house 10A, che è un acciaio costruito in Giappone, è il successore, il figlio dell'house 8A, e ha delle ottime performance di taglio e tenuta del filo, le migliori di acciai non da polveri, quindi veramente un'ottima lama. La lama è spessa 3,5 mm, è una full flat, abbiamo detto, una clip point, e l'acciaio si presenta con questa finitura satinata. Abbiamo inoltre le cartelle in acciaio al suo interno e questa manicatura in Grivex, questa specie di polimero che almeno qua, a differenza del, per esempio, il 4 Max Scout, che ha questa pallinatura chip, almeno ha questa serie di croci, vedete, come texture, che oltre a dare un ottimo, veramente ottimo grip, gli dà anche un aspetto un po' meno chip. Devo dire che il materiale è buono, quasi migliore del G10 dal punto di vista meccanico, perché ha un'elasticità maggiore, però è veramente chip nel toccarlo, nel vederlo. Fatto in questa maniera ha un aspetto già migliore. E qua troviamo la prima cosa che non mi piace, questa orrenda clip, che però una volta distanziata col trucco della moneta, vedete, permette un inserimento e disinserimento dalla tasca buono. Ci sarebbe voluta un pochino più lunga, o comunque con una forma leggermente diversa. Abbiamo il robustissimo Triad Lock, e abbiamo anche un'ottima, per natura, vedete, la dimensione del perno di battuta, e che aumenta o dà robustezza a tutto l'insieme. Abbiamo anche il famoso spazio nel tallone, chiamiamolo qua, presso il tallone della lama, che permette una presa come da finger choil, una presa avanzata, e in realtà protegge nel momento della chiusura, vedete, se voi avete il dito qua, protegge da tagli accidentali, e quindi anche se avete il dito qua protegge da tagli accidentali. Sappiamo che questa è una cosa a cui la Coldsteel, vecchia maniera della Lean, ha sempre tenuto. E lo scivolamento della lama non è su cuscinetti ma su bronzine. Dimenticavo, la lama è lunga 10 cm, 10,5 mm, 13 il manico, e abbiamo un peso di circa 150 grammi. L'apertura è a pin, ma vedete che scorre tutto molto bene. Ma come si comporta questo coltello? Io lo chiamo un coltello da lavoro, perché è un coltello molto robusto, che si può bistrattare, visto anche il prezzo che si aggira intorno alle 90 euro, ma lo possiamo trovare anche a meno, a seconda delle circostanze, e quindi con poche remore si può un pochino anche bistrattarlo, e sicuramente nasce per questo un folderone da lavoro. Quindi per il cantiere, aprire i sacchi di cemento, tagliare le cose che ci servono, fascette elettriche,
tagliare grossi cartoni eccetera, sicuramente in queste occasioni è ottimo, ma non è da disdegnare neanche per l'uso uscita trekking, piccola uscita bushcraft, giro in campagna, giro in montagna, in quanto la robustezza permette anche di usarlo per fare il batoning se servisse, cosa che però io trovo quasi sempre inutile da fare, ma sapete che è il mio pensiero personale, e sicuramente valido per tutto, dal trattare il cibo a trattare il legno. Andiamo a vederlo adesso in azione. Possiamo vedere che sia per sbucciare va molto bene, il taglio è sottile e leggero, e anche nel tagliare il cibo possiamo ottenere anche fettine molto sottili, vedete? Ora lo vediamo in azione con il legno, e vi ho fatto questa inquadratura particolare, guardate come sembra una raspa da legno, veramente come gratta il legno, sembra un coltello nato per intagliare il legno, anche se in realtà con la sua bisellatura flat è un coltello polivalente, non è proprio indicatissimo solo per il legno, anzi di solito i flat qualche piccola handicap confronto a uno Scandi per esempio nel lavorare il legno lo hanno, invece questo si comporta bene anche per forare il legno e anche per fare i riccioli. Guardate un po' come con pochissima fatica, basta solo ruotare il polso, noi otteniamo dei riccioli pronti per aiutarci ad accendere il fuoco, ma anche per tagliare via delle grosse fette di legno. Guardate un po' come si lavora in maniera veramente semplice. Lo sforzo è più dovuto al fatto di non colpire la camera. La manicatura così permette sia una presa media, una presa avanzata, ma anche una presa arretrata, così da poter fare del chopping se vogliamo. Ovviamente la cosa che manca a questo coltello è il peso, ci fosse più peso soprattutto dal punto di vista della lama in avanti, il chopping sarebbe perfetto. Molto robusta anche la punta, guardate qua, gli facciamo il solito gioco di piantarla in profondità nel legno, anzi sbaglio anche qualche colpo come vedete proprio nella foga, e qua facciamo lo sforzo finale. Perfetto, esame superato. Arriviamo a tirare le conclusioni finali. Allora, cosa mi è piaciuto? La robustezza, l'ottima tenuta del filo, la particolare lama clip point che permette lavorazioni sia di taglio sia di punta, un controllo della lama molto specifico, l'impugnatura è comoda sia con la presa normale sia con la presa reverse. È un coltello, essendo flat, che ci permette i più svariati utilizzi. Non mi è piaciuto la clip, il Grivex che dà sempre questo aspetto chip nonostante sia robusto, però è un peccato perché meriterebbe un aspetto un attimino più carino questo coltello estremamente funzionale. Mi è piaciuta la robustezza. Il prezzo, se lo trovate a 70 euro, come ogni tanto capita, sarebbe il suo prezzo. Ottimo. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Ditemi qua nei commenti cosa ne pensate di questo Voyager della Colsteel, e ci vediamo in un prossimo video. Dopo che vi siete iscritti, mi raccomando, messo il like e cliccato sulla campanellina, che sono benzine per il nostro canale YouTube. Vi ringrazio tutti, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Ermanno, ciao!